Ciao a tutti, siamo ormai prossimi all'edizione di EICMA numero 80 e le novità in arrivo da tutte le case ci stanno letteralmente sommergendo. Prepariamoci ancora una volta a un mega show con fuochi d'artificio. E allora, ennesimo botto in rosso dedicando un secondo approfondimento a Ducati che mai come negli ultimi 2 o 3 anni ha dimostrato di avere coraggio da vendere. Il titolo di questo approfondimento parla chiaro e dà seguito alla presentazione di Stefano Cordara, qui il link del video, del Super Quadro Mono. Un motore all'avanguardia per contenuti tecnici. Di fatto arriva il castone, come se fosse una pietra preziosa, insomma la moto giusta per valorizzarlo al massimo. Si chiama Ducati Hypermotard 698 Mono e sarà probabilmente una delle moto più visitate a questa EICMA. La prima supermotard monocilindrica marchiata Ducati, così viene definita e racchiude il massimo della dotazione della tecnologia sviluppata a Bologna. Il tutto in soli 151 kg di peso in ordine di marcia senza carburante, che a fronte di 77,5 cavalli di potenza a 10.250 giri promettono di creare un mix unico destinato al divertimento più che a qualsiasi altra destinazione d'uso. Con i suoi 116 mm di alessaggio, la distribuzione Desmo e le valvole di aspirazione in titanio, il Super Quadro Mono è certamente il protagonista della nuova arrivata. Da record per la categoria anche la dotazione elettronica, che attinge ampiamente all'esperienza Ducati in questo specifico settore, ma che è stata opportunamente adattata alla nuova Hypermotard 698 Mono. Ecco la lista della spesa: ABS Cornering, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Engine Brake Control, Ducati Power Launch e Quick Shift Up and Down, quest'ultimo di serie sulla versione RVE e optional sul modello standard. I riding mode sono 4: Sport, Road, Urban, Wet, associati a caratteristiche predeterminate di erogazione, controllo di trazione, freno motore e ABS. Tutti però, sappiate, sono personalizzabili dal pilota. L'ABS, anche quello ha 4 livelli ed è la prima volta su una Ducati. A proposito di ABS, va segnalato che per la prima volta su una Ducati i livelli sono 4. In 2 di questi la funzione Slide by Brake, già il nome dovrebbe farvi capire di cosa si tratta, permette di entrare in curva in sliding sfruttando il freno posteriore, in perfetto stile motard. Il livello 3 invece è pensato per i piloti meno esperti, mentre il 2 permette derapate più aggressive e il livello 1 spegne del tutto l'ABS retrotreno, lasciando a chi guida il controllo totale. Il livello 4 infine, associato al Riding Mode Wet, è quello per i fondi a bassa aderenza, immaginate come possa funzionare. Stessa impostazione per l'anti-wheeling, che ai livelli 4, 3 e 2 riduce al minimo il sollevamento della ruota anteriore, mentre a livello 1 lascia la massima libertà. Non finisce qui, solo per la pista il software Ducati Performance offre la gestione Wheelie Assist per fare giusto qualche impennatina. Il telaio in acciaio della Ducati Hypermotard 698 Mono rispetta la filosofia della struttura traliccio e ha spessori differenziati. Il peso è ridotto a 7,2 kg, i cerchi fusi con disegno a 5 razze permettono di risparmiare 500 grammi rispetto a ruote simili ma dotate di raggi. I dischi freno con flange in alluminio valgono il 17% di risparmio ponderale e anche la forcella Marzocchi, regolabile con foderi di 45 mm di diametro e registri esterni, dà il suo contributo fermando la bilancia a 8,1 kg. La batteria è agli ioni di litio. Il forcellone in alluminio è collegato tramite un leveraggio progressivo all'ammortizzatore della Sachs, che è completamente regolabile. Le gomme di primo equipaggiamento non potevano che essere le Pirelli Diablo Rosso 4 nelle misure 120-70-17 anteriore e 170-60-17 al posteriore. Poderoso l'impianto frenante disco singolo da 330 mm diametro da MotoGP che Brembo ha sviluppato appositamente per la Hypermotard 698 Mono e pinza radiale la M4.32. Dietro invece il disco è da 240 mm di diametro, sempre progettato ad hoc per il massimo controllo. Sempre!
Il nuovo o la nuova, vedete un po' voi, Hypermotard 698 Mono sarà disponibile da gennaio 2024. Vedendo le immagini si capisce che questa Ducati si potrà guidare distinto da vera motard con tuta in pelle, con piede dentro la curva e posteriore, in derapata controllata, ma senza dimenticare, per chi lo gradisce, il ginocchio con lo slide che tocca l'asfalto, ovviamente solo in pista. Due versioni, Ducati Red con telaio verniciato a polvere e RVE con grafica specifica, telaio nero e cambio elettronico DQS di serie. Non manca poi la versione per patenti a 2 con potenza limitata a 43,5 cavalli a 6.250 giri. A questo punto vi aspettiamo sotto i riflettori dei vari padiglioni per scoprire nel dettaglio lei e per capire se ha le carte in regola per una sfida all'ultimo sliding con le 3 gemelle diverse, KTM, Husqvarna e GasGas. Vi ricordo di iscrivervi ai nostri canali social e di scriverci qui sotto nei commenti i vostri pensieri sulla nuova Hypermotard 698 Mono. Ci vediamo in EICMA!